Facciamo un aggiornamento di calciomercato Inter perché oggi siamo a 10 giorni esatti dall'inizio del ritiro estivo nerazzurro e la settimana interista si è aperta con una notizia che sta facendo infiammare la discussione tra i tifosi della community del club di Passione Inter, ma non soltanto. La notizia è questa, riportata dal giornalista Sasha Tavolieri, che scrive che il Como vuole inserirsi nell'affare Anan Kalaili, ovvero l'esterno che l'Inter, dopo aver fallito l'assalto a Palestra, ha individuato come profilo giusto per sostituire Denzel Dumfries. Sasha Tavolieri è un giornalista che secondo me va seguito quando si parla di mercato belga e di questo tipo di mercato soprattutto, e scrive addirittura che il Como avrebbe già presentato un'offerta di prestito con obbligo di riscatto da 27 milioni di euro. Kalaili vorrebbe unirsi all'Inter, ma l'Inter deve ancora raggiungere un accordo con l'Union Saint-Gilloise, che chiede invece 30 milioni di euro per il suo esterno, visto che poi anche un 15% di questa cifra deve andare al Maccabi Haifa, l'ex squadra di Kalaili. Facciamo un po' di ordine allora con quello che sta succedendo, con quello che abbiamo verificato anche noi in Italia, e poi aggiungiamo altre considerazioni in questo contenuto di oggi, in cui intanto vi do il benvenuto e ben ritrovati amiche e amici interisti. Vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto iscrizione al canale, mi raccomando iscrivetevi, sempre di più continuiamo a crescere. Vi aspetto poi nel club di Passione Inter, dove come dicevo la chat è infuocata, e poi stasera come ogni lunedì appuntamento alle 22 con la chat vocale, dove facciamo anche un po' di scouting, analizziamo dei dati dei calciatori, ecco, vi portiamo dentro anche il nostro lavoro di analisi che non trovate da altre parti, quindi mi raccomando vi aspetto nel club di Passione Inter. Questa notizia quindi ha infiammato appunto letteralmente la giornata di questo lunedì, che apre questa settimana di avvicinamento poi al ritiro estivo dell'Inter. C'è da dire che al momento in Italia questa notizia è stata ripresa da molti, perché la fonte quindi è autorevole, soprattutto perché poi è stata ripresa anche da Sky Sport in Svizzera, ma attualmente in Italia, lato Como, non sono arrivate grandissime conferme a questa offerta, a questo inserimento brusco e concreto del Como, appunto. L'Inter su Kalaili si è mossa nei giorni scorsi in maniera importante. Da quello che abbiamo saputo era stato già proposto all'Inter qualche settimana fa, ma l'Inter stava lavorando, concentrandosi soprattutto su Palestra, e quindi il Napoli si era portato molto avanti raggiungendo un accordo col calciatore attorno al 1,5 milioni di euro all'anno come ingaggio. Un accordo che però non è stato poi seguito da un'intesa con l'Union Saint-Gilloise per vari motivi. Il primo, che l'Union Saint-Gilloise partiva da una cifra, da una valutazione sopra i 20 milioni di euro, e il Napoli invece non arrivava a quelle cifre. La seconda motivazione è che il Napoli deve fare molte cessioni, ha una rosa in questo momento extra large. Questo ha quindi fatto perdere del tempo al Napoli, favorendo l'Inter, che una volta saltato Palestra ha rimesso in ordine le idee del mercato e ha deciso di virare con forza appunto su Kalaili, che tra l'altro in un contenuto di scouting e di analisi che vi ho portato circa 2 settimane fa qui sul canale, anch'io avevo individuato come alternativa molto valida e molto interessante a Palestra. Tra poco ci torniamo. L'Inter si è mossa col giocatore. Dicevamo, superare quel 1,5 milioni di euro all'anno che offre Napoli è alla portata dell'Inter, che infatti tra mercoledì e giovedì scorso ha raggiunto un accordo attorno al 1,8 milioni all'anno, più dei bonus e un contratto a crescere nel corso dei prossimi 5 anni col giocatore, e deve però trovare la quadra definitiva con l'Union Saint-Gilloise, che punterebbe a quanto pare ad arrivare ai 30 milioni di euro circa. L'Inter partiva dai 20, poco più. La sensazione è che attorno ai 25 milioni di euro circa, con qualche bonus, magari una piccola percentuale sulla futura rivendita, l'Inter possa arrivare alla conclusione di questo affare per questo esterno che appunto è stato individuato. Di sicuro, ecco, la notizia del Como magari non è un inserimento così concreto e ufficiale proprio in questo preciso istante, di certo è un invito comunque a non adagiarsi troppo sugli allori, a non aspettare troppo in questa fase in cui l'Inter ha già perso il primo obiettivo individuato per sostituire Dumfries, e ora, in vista del ritiro, almeno un tassello di livello a disposizione di Christian Chivu lo vorrebbe mettere, perché poi completare tutta la rosa per il 16 luglio non è mai semplice, e non lo è in questa fase per l'Inter, però almeno andare a coprire quelle lacune principali della rosa è un aspetto sicuramente molto importante per l'Inter, che dunque nelle prossime 24-48 ore è attesa la mossa finale per andare a completare l'operazione, anticipando qualsiasi tipo di possibile inserimento. Rimaniamo cauti, visto quello che è stato il mercato finora, ma comunque attualmente resta l'ottimismo in casa nerazzurra per questo profilo, se si troverà la quadra su questi bonus e queste cifre con l'Union Saint-Gilloise. Per un giocatore che, come vi dicevo, vi riporto anche la grafica che avevo creato
nei giorni scorsi analizzando Kalaili, e nell'ultima diretta qualcuno di voi mi aveva provocato dicendo: ma non è che Kalaili è addirittura meglio di Palestra per l'Inter? Qui vi porto dei dati che se volete potete scannerizzare, li abbiamo commentati nella diretta di sabato sera qui su Passione Inter. Di sicuro Kalaili a livello di esperienza parte un po' più avanti rispetto a Palestra, avendo avuto anche questo banco di prova della Champions League l'anno scorso con 3 gol in Champions, a differenza di un Palestra che ha fatto il primo anno vero tra i professionisti al Cagliari con un gol e 4 assist. Kalaili ha 6 gol e 6 assist tra tutte le competizioni, chiaramente in un contesto diverso come quello belga, dove ha giocato in una casella che gli chiedeva dei compiti e un impiego molto simile a quello che avrebbe all'Inter, perché in un 3-4-1-2, 3-4-3-5-2, 3-4-2-1, ecco, come modulo così, ha comunque sempre fatto il laterale destro, proprio come gli verrebbe chiesto di fare all'Inter. Lui che nasce offensivo come caratteristiche, arretrandosi un po', imparando a fare tutta la fascia, con qualche vaga somiglianza, che non è assolutamente un paragone, con Achraf Hakimi, che anche lui ha un po' menzionato forse come riferimento di tipologia di calciatore, bravo a lavorare con entrambi i piedi, ad andare anche al tiro. Rispetto a Palestra è meno esagerato, passatemi il termine, nella ricerca del dribbling e nel motore, che comunque anche Kalaili ha. Rispetto a Dumfries paga qualcosa in termini di fisicità, migliora secondo me sotto l'aspetto del dribbling, della qualità palla al piede, della conduzione soprattutto, del guadagnare campo palla al piede. E nei dati, come vedete, porta dei dati che sono sicuramente assimilabili e paragonabili a quelli di Palestra, detto che i dati sono sempre condizionati dal campionato, dal contesto e dallo stile di gioco delle squadre. Quello dell'Union Saint-Gilloise è uno stile di gioco molto propenso al possesso palla, alla costruzione, e questo quindi è un vantaggio per l'Inter, che sicuramente potrà lavorare su un esterno che è già abituato ad essere molto molto coinvolto nel gioco. Quindi questo per quanto riguarda Kalaili. Per il Como, come dicevo, al momento potrebbe esserci un interessamento, sì, un inserimento così forte non viene al momento attualmente confermato al 100%, mentre di sicuro il Como si sta muovendo forte su Chalobah, altro difensore che è stato accostato all'Inter, su cui io continuo a dire, e potete recuperare tutti i miei video in cui lo dico, l'Inter per me, ecco, Chalobah è uno dei nomi che l'Inter sta seguendo ed uno dei nomi accostato all'Inter, non è il nome, secondo me, per l'Inter, quello di Trevoh Chalobah, anche perché Chalobah, tra le altre cose, sta andando avanti al Mondiale con l'Inghilterra. L'Inter tra 10 giorni inizia il ritiro e Chalobah arriverebbe ad estate molto inoltrata, probabilmente, che per carità anche Akanji l'anno scorso è arrivato molto avanti nel corso dell'estate e poi è diventato un giocatore importante, ma l'Inter ha un buco in difesa rilevante, molto grosso, dove servono 2 rinforzi, e aspettare la fine dell'estate per inserire tutti e 2 i tasselli, ecco, forse potrebbe essere un po' preoccupante, un po' difficile poi magari da integrare, soprattutto un giocatore che deve essere ricontestualizzato dalla Premier League appunto all'Inter. Quindi teniamo d'occhio Chalobah, perché è un interessamento che va avanti da anni da parte dell'Inter. A me sembra che ci sia anche molta eco mediatica attorno a Chalobah per poter non lo so, attirare attorno a quel calciatore, soprattutto alle cifre di cui si sta parlando in questa fase e in questo momento. La porta è l'altro tema caldo del momento, la porta staccato, non la porta del Barcellona, ma mercoledì dovrebbe essere finalmente, con ogni probabilità, il giorno delle visite mediche di Ivan Provedel, il portiere che l'Inter ha scelto per affiancare Josep Martinez, quindi rinunciando all'acquisto di Vicario che era molto caldo qualche mese fa, per dirottare quelle risorse su altri profili, e anche questo teniamolo da parte perché adesso ci torniamo. Provedel che farà le visite mediche, è stata una trattativa piuttosto lunga anche qui con Lotito, dopo che già a metà giugno l'agente di Provedel si era sbilanciato sotto la sede nerazzurra parlando di un affare quasi fatto, aveva fatto capire che l'operazione era quasi fatta, circa 3 milioni di euro quindi per poter portare a casa questo portiere che andrà a contendere il posto a Josep Martinez. Poi sarà importantissimo lavorare sulle cessioni, perché come dicevo l'Inter ha quindi spostato il budget che era previsto per il portiere, lo ha dirottato su altri reparti. Aveva previsto un investimento molto forte su Palestra, poi non si è andati avanti. Con il portiere risparmi, con l'esterno quindi rispetto a Palestra risparmi, col difensore vediamo che succede, ma non immagino un investimento da 40 milioni di euro sul difensore, magari vedremo, sarò felice di essere smentito nel caso in cui dovesse arrivare. Comunque stai dirottando queste risorse e
questo può essere un indizio del fatto che l'Inter comunque a centrocampo voglia continuare a fare qualcosa, voglia andare ad inserire un profilo, e a quanto pare l'idea Curtis Jones a centrocampo è un'idea che non è ancora tramontata nei pensieri dell'Inter, per quanto, per stessa ammissione del direttore sportivo Ausilio, è un'operazione ancora molto difficile, molto complicata, viste le cifre che chiede il Liverpool. Ma l'Inter è, diciamo, bloccata anche qui, visto che citavo prima il Napoli, soprattutto dal fatto che tra i vari Frattesi, Mkhitaryan, Sucic, Massolena, Kinsammiro che andrà piazzato e tanti altri, a centrocampo attualmente sono 11 calciatori per 6/7 caselle sostanzialmente lì a centrocampo, e quindi qualcosa bisognerà sfoltire prima di poter poi immaginare un nuovo assalto a Curtis Jones con le risorse che sono state risparmiate negli altri reparti. Un assalto che per me avrebbe molto senso per questo calciatore che in tanti dicono ma non è un titolare del Liverpool, e l'Inter però secondo me ha questa idea di andare a cercare giocatori che abbiano passo, identità e motore da Premier League da poter raggiungere in questa rosa, perché è quello che serve per poter fare un salto anche in Europa, dove servirebbero degli acquisti anche ancora più consolidati, forse ancora più forti, ma al momento l'Inter per me può pensare di fare il salto andando a pescare quei tasselli giusti, funzionali, che abbiano appunto questo motore da Premier League, e l'idea appunto mi sembra questa nei piani dell'Inter. Ma fatemi sapere che ne pensate anche voi, ecco, di questa operazione, se siete preoccupati per Calali, se lo ritenete anche il profilo giusto. Poi, nel caso in cui si dovesse concretizzare l'operazione, vi porterò chiaramente un approfondimento ancora più completo sul calciatore, che tipo di calciatore è e che cosa porta all'Inter di differente rispetto a Dumfries e anche a Palestra. Poi ne parliamo nel club di Passione Inter stasera. Io vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.